Campionato italiano online 2024, 16° turno, incontro tra Isacco Ibba e Diego Bragatto. Sono rimasti in corsa per il titolo solo 6 giocatori. Diego ha 2 vite, gli altri 5 una sola vita. Gli altri 4 sono Angelo Anov, Manlio Angiuoni, Vincenzo Di Clemente e Maurizio Maver. In caso di vittoria di Diego rimarrà in testa con 2 vite e gli altri 4 inseguiranno con una sola vita. In caso di vittoria di Isacco avremo 6 giocatori alla pari con una sola vita. Ma passiamo subito a vedere questo interessante e importante match. Isacco gioca bottom con le pedine nere, Diego top con le pedine bianche. Sei 2 per Isacco. 2-1, 13-11 è colpire. Ottimo 6-5, colpirei sul 14. Anche se non sono sicurissimo, però mi piace di più colpire sul 14. Anche perché Isacco va in vantaggio in corsa con questa mossa e quindi eviterei gli scambi di colpi. Sì, infatti è la mossa corretta anche per Gnu. 5-4 golden point per Diego. Non esiterei. No, il golden point è troppo importante per rinunciarci, questo è un blunder. Ottimo doppio 4 per Isacco, scenderei dal 14 al 10. Ottimo doppio 1 per Diego, però il vantaggio di Isacco è già notevole. Siamo abbastanza vicini al cubo. 6-4 qui può fare il bar point o casa 11. Ottimo doppio 4 per Diego che tiene lontano il cubo, golden point è importantissimo. 23 pip di vantaggio per Isacco, però non mi sembra presto per cubare. Sì, qui metterei in salvo i 2 blot. ...28 pip per Isacco, ma la posizione è troppo rigida, troppe case da liberare, 6 pedine sulla casa 6. Non so, qui forse porterei avanti 3 pedine dal mid e giocherei 6-4. Invece no, è corretta la mossa di Isacco. Qui casa 3. No, questa non mi piace. Doppio 1, brutto tiro per Isacco, deve andare sulla casa 2 peggiorando la sua posizione.
No, non smonterei casa 8. Servono i punti d'appoggio per portare avanti le pedine dal mid, anche se mettere qualche spare sul bar point aumenterebbe un po' la flessibilità della posizione di Isacco. Isacco sta pensando un po' troppo, già quasi 2 minuti. (5-4) deve giocare safe. 6-2. Casa 3 per Diego. E qui probabilmente deve colpire sull'1. Diego missa. 24 pip di vantaggio per Isacco. Che adesso è molto vicino al double. Non mi piacciono tantissimo le 4 pedine su casa 2 e casa 1, però penso che il double ci stia. Finora Isacco sta giocando alla perfezione tutte le mosse di Gnu. E qui potrebbe essere questa che minimizza i tiri che colpiscono, oppure 13-6. 4-3 deve giocare safe. Qui avrei giocato la pedina sul 4. 7-4-6-2, posizione più flessibile. 6-1, adesso c'è l'indiretto, ma Diego non colpisce. Doppio 3 è ottimo. Tiri che scoprono sono molto pochi, anche i gammon sono pochissimi.
Avrei aspettato ancora un tiro. Ok, 2 punti per Isacco. 2-0. Isacco sta giocando a 1. Diego a 14, poco sotto i 14. Casa 3 per Isacco. Qui scapperei dal 21. Questa mi piace di meno. Anche GNU non è dell'avviso di Diego. Però riesce a colpire. Adesso ha un ottimo vantaggio in corsa. Ma io avrei fatto la Butterfly Anchor. Non riesce Diego a portare in salvo lo Struggler. ...21 pip di vantaggio per Diego. 5-2, giocherei 16-11 e 13-11. La posizione di Diego è un po' rigida. Qui deve lasciare un tiro. Probabilmente giocherei 13-11, 13-9. O questa. Ma direi 13-2. Ah, può anche fare casa 2, sì. No, mi piaceva di più 13-9. Solo 12 pip di vantaggio per Diego. 6-2, tiro pessimo. Lascia un blot. La casa di Isacco è molto forte. Questa lascia parecchi tiri. 6-4, colpisce. E questo secondo me è un... Ah no, 4-5 ha colpito. Pensavo che avesse danzato, sono sbagliato. A quel punto sarebbe stato un double drop. Giocherei 14-11. Re2 non porta in salvo la pedina, direi che deve correre. 8-3 non mi piace. D'altra parte però se esce con lo Struggler va a tiro doppio. E probabilmente forse 8-3. No, un blunder. 2-1 colpisce e 11-10. Tira ancora un 4.
direi 10-9, o forse meglio 9-8. No, questa non esiste, troppi tiri per Isacco. No, però questo è un blunder. Isacco colpisce. Qui ha parecchi tiri che colpiscono, potrebbe essere un cubo, anche se indietro in corsa di 36 ed è sul bar, quindi forse è un po' rischioso. Isacco cuba, colpisce, infatti il double era troppo prematuro. Qui farei casa 9. Un'altra possibilità 21-16, ma preferisco casa 9. Questa mi convince di meno. Gnu concorda con la scelta di Isacco. 3-2 chiude la quinta casa. Avrei fatto il golden. Doppio 2 switcherei. Isacco switcha senza esitazione. 13-11 importante e 20-18. Importante controllare casa 5. Potrebbe no, forse potrebbe essere anche 13-11 e 12-10. Preferisco. Lo switch mi sembra doveroso. Ah, però stava switchando dal 5, quindi terminava i tiri. Lo switch però è troppo importante, non farei ancorare sull'1. Infatti blunder e Diego si ancora. Oltretutto ha ancora parecchie pedine da portare avanti. Doppio 2. Ma andrei con 2 sul 16. Prime da 6, però adesso è meno importante perché ha già portato avanti tutte le pedine.
No, avrei liberato il bar point. 6-5. Diciamo che i gammon per Isacco dovrebbero essere intorno al 30%, un po' meno. Questo 6-2 aiuta tantissimo Diego a evitare il gammon. 5-4 è un tiro pessimo, scopre due pedine. Diego stava pensando di ricubare, ma mm, era decisamente troppo. 4-3, eh, mette in salvo i due blot. E adesso il tiro critico, può lasciare ancora uno shot. 4-3 è ottimo. Qui adesso deve correre per cercare di evitare il gammon. E qui deve rimanere indietro. Secondo me poteva ancora rimanere. Non considera la mossa di Diego un errore. Comunque altri due punti per Isacco che si porta sul 4-0. Isacco sta giocando a 7-5, Diego a 12. Ottimo doppio 2 per Diego, casa 4 e casa 22. Si porta in vantaggio. Ottimo doppio 3, casa 10 e casa 5. Dal prossimo tiro penserei alla possibilità di cubare. 6-4 scappa, ottimo. Qui un pensierino ce l'avrei fatto al posto di Diego. Forse 7-5, 10-9. Per me è importante 24-22. Giocherei 24-22 e forse 10-6. Questo è un blunder.
Ottimo 4-1 per Diego. Questo è un double drop, non penso che sia too good. Ottimo dopo 6 per Diego che si è portato sul 4-1. Cinque due direi bar 20 e 10-8. Questo è un double, direi anche un take. Però ottimo doppio 1 per Diego, che adesso ha un'ottima struttura. Isacco ha bisogno di un'ancora. No, mi sembra presto scappare, abbandonare l'ancora, infatti è un blunder. 3-1, penso che colpirei e farei casa 2. Altra possibilità, 24-21 e 6-5. Ma ha 5, 8, 10 pedine in zona d'attacco, secondo me 8, 7 e 5, 2 per guadagnare il tempo per fare l'ancora, perché 6, 5, 24, 21 lascia parecchi tiri che fanno casa in testa. Questa mi sembra troppo rischiosa. È corretta la decisione di Isacco. (23, 22) per vedere la luce, ma è un piccolo errore. Doppio 5 deve fare casa 3 o questa. Doppio 5 per Diego che è ottimo, fa casa 2 e casa 3. Adesso ha possibilità di blitz. 10-8. A Isacco serve assolutamente l'ancora. Chiude la quinta casa Diego, però ancora sul punto 1. 7-1, sì, non c'è altro, troppo rischiosa l'altra, lasciare il blot. Direi che i gammon non sono tanti. Qui direi all'incirca un intorno al 90% di vittorie per Diego e un 10% di gammon. 5-4. Copre una pedina.
però Isacco non colpisce. Adesso il rischio di Gammon è più concreto, assolutamente. Doppio 3, direi 2 off e 5-2. Però doppio 5 evita il Gammon, quasi sicuramente. Gammon evitato, 4-3 per Isacco, che ha consumato già 6 minuti. Diego sta giocando molto più veloce. Isacco sta giocando a 6, Diego a 10. Diego danza, l'unico tiro che danzava. 4-3. Penso che avrei fatto il bar point e giocato 24-21. Quattro pip di vantaggio per Isacco, che ha una buona struttura. Qui deve colpire, ma Diego si ancora. Slotterei casa 4. Doppio 2, farei casa 9. Qui non siamo lontani dal cubo, ma è ancora un po' presto. 24 pip di vantaggio per Isacco. 5-3, non è un bel tiro. 2 down dal mid. No, forse questa safe. Casa 5 per Diego, ottimo tiro. Qui può fare casa 5 o casa 2. Meglio probabilmente casa 2 perché casa 5 lascia il blot e Diego ha il rack che è forte. Quattro 1, 13 9, 24 23. Diego sta pensando di cubare, ma ha 3 pedine indietro, mi sembra prematuro. Doppio 6, tiro ottimo. Qui può colpire o fare casa 3, oppure ancora portare in salvo la pedina dal 21. Questo è un blunder. 6-3, tiro eccezionale per Isacco. Giocherei 9-6, sì. Uh, 9-6 duplica i 5, quindi riduce i tiri che colpiscono. Diego danza, questo è un cubo. Un cubo direi molto forte, penso che sia un drop. 33 pip di vantaggio, le pedine praticamente tutte in salvo, 3 colpitori per la casa 4, e invece no, era ancora un take. 5-3 per Isacco.
il 5-1 si deve andare sull'11, doppio 6, penso che farei casa 1, questa no, quattro 2 si deve fare casa 4, 5-3 colpisce, Isacco danza e questo direi che è un double drop, 32 pip di vantaggio, potrebbe anche essere too good, non lo so, io penso che avrei incassato. Perché continua a non cubare? Mi sembra che stia ritardando troppo il cubo. Adesso a Isacco serve un 3. Doppio 1 direi deve fare il bar point. Anche questo è un double molto forte. Penso che sia un drop. Troppo pericoloso, Isacco non è ancorato. Diego ha 3 builder per la casa 4. 31 pip di vantaggio. Lascerei il punto. Diego avrebbe dovuto cubare il tiro precedente. 5-4 per Isacco, partita equilibrata. Isacco ha già consumato 7 minuti. (5-4) qui deve colpire o anche 24-20 è buona, ma colpire mi sembra forte. 6-3 casa 2 e colpire. E qui non so, non penso che cuberei, ma non siamo distanti dal cubo. Doppio 1 non è un gran tiro. Forse andrei sul 20. Il double era corretto. 5-1 giocherei 13-8 e 22-21. Altra possibilità 22-16, ma preferirei 13-8 e 22-21. Doppio 1 per Diego, molto buono. E metterei 3 pedine sul 5. Doppio 5. Direi 13-8. 6-4 lascia un blot.
4-1 deve colpire sull'1. Diego danza, doppio 4, copre casa 1. Colpisce la seconda pedina. Qui Isacco ha discrete possibilità di gammon, però rientra subito Diego. Il gammon sarebbe importantissimo per Isacco, qui deve colpire. Sì, colpirei assolutamente. Diego danza, 6-3 copre. Qui i gammon sono, penso, attorno al 90%, forse di più. Doppio 5, qui a questo punto il gammon è praticamente certo. Isacco si porta sul 9-4, 4 away, 9 away, vantaggio importante. Tanto Isacco sta giocando a 4-6 contro gli 11 di Diego, quindi ottima prestazione di Isacco. Ormai gammon è inevitabile. Quindi 9-4, 5 minuti rimasti a Isacco. Quattro 3, 2 down dal mid. Sei 3, farei casa 3. A Isacco serve l'ancora. Non era una scelta facile. Isacco ha fatto la scelta corretta. 5-1 direi bar 20 e 9-8. Questa mi sembra un po' troppo remissiva, invece è corretta per GNU. Diego Cuba, direi che è ancora un take. Non era nemmeno un double. Quattro 3, non lo so, io avrei provato a splittare 24-20, 8-5, però molto rischiosa. 2-1, casa 4. Adesso Isacco può ha un buon prime da 5 bucato per contenere lo straggler di Diego che prova a scappare, ma Isacco colpisce. Qui può fare il full prime, no, non riesce. 6-3, può scappare o fare casa 4. Casa 4 è molto forte. Doppio 3, casa 2. Qui 4-3, bar 20 e 9-6.
3-1, qui può fare il full prime, ma penso che andrei sul 20. Però in realtà sì, qui ha il 5 e il 6 per scappare, quindi non è male la decisione di Isacco. Giocherei 8-7. Qui c'è da dire che Isacco ha tantissimi gammon. Qui adesso potrebbe rimanere intrappolato, deve colpire, è 8, 7-6, sì. 6-5 non è un bel tiro. Qui avrebbe dovuto giocare 7-2 uccidendo i 6. Il 3 è ottimo. Adesso gli serve un 4, un 5 un 6. Secondo me non deve cubare. Troppe possibilità di gammon. Il gammon è importantissimo. Il gammon significherebbe vittoria nel match. Colpisce. E qui adesso i gammon sono secondo me intorno al 65-70%. Dopo questo tiro sono di più. Non è per niente facile evitare il gammon per Diego. Direi che Isacco è favorito a vincere il game e il match. Vincere il gammon, direi, e il match. 16-6. 2-1 qua la vedo proprio molto molto in salita. Serve un doppio a Diego. Adesso anche col doppio non si può salvare. Il match è finito. Quindi vittoria di Isacco e abbiamo 6 giocatori con una sola vita, tutti alla pari. 6 giocatori in corsa ancora per il titolo di campione italiano. Quindi finale apertissimo. Partita molto interessante, giocata benissimo da Isacco a 4-3. Diego ha giocato intorno ai 10. Quindi assolutamente complimenti a Isacco, bellissima partita e seguiremo questo appassionante finale di campionato. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.